Credo rimarrete davvero meravigliati dalle classi e sottoclassi di Solasta 2. Oggi ve le voglio presentare in questa anteprima esclusiva italiana. Se vi siete persi il video introduttivo Sguardo Matto, vi invito a recuperarlo per una panoramica. Ma adesso voglio davvero andare nel dettaglio di tutte le specifiche che andremo ad esplorare meglio durante l'accesso anticipato di questo futuro gioco di ruolo basato sulle regole di Dungeons and Dragons quinta edizione. Che veniate dall'esperienza di Baldur's Gate, del primo Solasta o dei giochi Pathfinder, preparatevi perché cambieranno parecchie carte in tavola. Andiamo a rivelarle dritto al sodo. Prima di tutto una doverosa serie di premesse. Quando creeremo il party di personaggi non dovremo preoccuparci troppo anche di classi duplicate. Non c'è il team perfetto e potremo personalizzare ogni singolo personaggio per ricoprire alcuni ruoli specifici. Sottolineo che non tutte le classi sono ottimizzabili in questo senso, però sentitevi liberi di fare quello che vi pare. Non credo esista il giusto o sbagliato in questo caso. Quello che posso dirvi è che perlomeno per le abilità cercate di non accavallare fra personaggi le competenze e maestrie, perché sarà sempre il personaggio con la probabilità più alta ad effettuare il tiro, con l'esclusione dello scasso, che non solo richiederà la padronanza negli strumenti da scasso, ma sarà una prova d'abilità che potremo eseguire con il personaggio singolo, che potremo scorporare dal gruppo, così da utilizzare l'arnese proprio con lui su quella cassa specifica. In questo accesso anticipato il livello massimo sarà il 4 e ci sono varie implicazioni, dalla mancanza di attacchi extra alla mancanza di aure per il paladino e incantesimi di livello 3 o superiore. E dunque bisogna scegliere anche molto bene, perché al momento non ci sarà una possibilità di fare il respec, cambiare la classe, perché non si può tornare indietro. Bisognerà fare più partite per provare tutto. E attenzione, non cadete nel tranello del multiclasse, che è presente sì, ma che appunto non brilla in solo 4 livelli, soprattutto per le classi presenti al lancio dell'accesso anticipato. Inoltre, alla creazione dei personaggi potremo fare delle piccole scelte davvero importanti dipendenti da discendenza e background. Ma non solo, alcune sono dipendenti pure dalle classi, come gli stili di combattimento per guerriero e paladino. Ci sono insomma delle piccole scelte di talenti e anche di incantesimi di cui però vi parlerò verso la fine di questa guida. Dungeons and Dragons quinta edizione del 2024 va a parificare lo sblocco delle sottoclassi e della maggior parte delle particolarità al livello 3 per tutte le classi. Potremmo scegliere fra 2 sottoclassi tranne il chierico, che appunto, come vedremo, ne avrà una terza. Voglio sottolineare un'ovvietà per chi conosce il sistema, ma che potrebbe risultare estraneo a chi invece non sa nulla di D&D. E quale sarebbe questo ovvio? È che ad ogni aumento di livello ci saranno dei benefit aggiuntivi a seconda della tabella propria alla classe, che sia lo sblocco di incantesimi di livello superiore, di abilità innate proprie alla classe, aumento di alcuni dadi specifici come dadi dell'attacco furtivo, ma soprattutto l'aumento dei punti vita basati sul tiro mediano dei dadi vita legati alla classe. I dadi vita vengono utilizzati anche durante i riposi brevi per appunto recuperare punti vita, ma sono fondamentali nell'aumento di livello e viene sempre preso il valore appunto mediano, aggiungendoci poi il modificatore alla costituzione. Parliamo del chierico dopo la premessa, come nostra prima classe, fondamentale in D&D perché è versatile a seconda del dominio di riferimento. Inoltre a livello narrativo è molto consono alla storia della famiglia Colwall avere almeno un chierico nel gruppo. Fin da livello 1 potremo preparare i nostri incantesimi divini, oltre che conoscere una serie di trucchetti, che sono quegli incantesimi minori che non richiedono slot. Però attenzione, abbiamo l'ordine divino da determinare quando creeremo il nostro chierico. Potremmo scegliere fra il protettore, che avrà competenza in alcune armi marziali e armature pesanti. Altrimenti, se preferite rimanere nelle retrovie a lanciare incantesimi di cura o di danno, scegliete il taumaturgo,
che vi porta a casa un trucchetto extra e un bonus alle prove di religione e arcano. Al livello 2 sblocchiamo l'abilità principale e iconica del chierico, l'incanalare divinità. Oltre agli usi specifici della sottoclasse che esploreremo a breve, avremo sempre a disposizione scacciare i non morti, oppure scintilla divina con danni dipendenti dalla nostra scelta. Potremo scatenare danni necrotici o danni radiosi ad area, oppure curare i nostri alleati con la scintilla della guarigione. Si tratta sempre di un dado da 8 più il modificatore di saggezza. Potremo incanalare divinità 2 volte a riposo lungo e con un riposo breve recupereremo un utilizzo. È arrivato il momento di parlare delle sottoclassi del chierico, i 3 domini. Al momento il chierico, come già anticipato, è l'unica classe che ha 3 sottoclassi specifiche. Voglio aprire una parentesi: in questa guida non sempre riuscirò a mostrarvi tutto di ogni sottoclasse in gioco, perché appunto non c'è ancora la possibilità di fare un respec, quindi bisogna ricominciare una partita da capo con una nuova squadra. Però per aprire con il botto ho deciso di iniziare la mia seconda campagna con 2 chierici in squadra, così da mostrarvi tutti e 3 i domini, e continuerò a farvi una panoramica sottolineando dettagli importanti ma non tutto, altrimenti la guida verrebbe enorme. Nella mia prima partita la mia chierica Jenny è stata specializzata nel dominio della vita, curatrice a tutto tondo. Infatti avremo già dal livello 3 gli incantesimi di aiuto, cura ferite e ristorare inferiore, sempre preparati una volta raggiunto tale livello. Il privilegio del dominio, discepolo della vita, permette tutte le volte che lanciamo un incantesimo che ripristina i punti ferita di aumentare il recupero di 2 base più il livello dello slot incantesimo speso. E poi avremo preservare vita, un nuovo incanalare divinità che ripristina 5 volte il nostro livello da chierico, punti ferita suddivisi fra più bersagli. Sarò sincero con voi, vi consiglio di provare una squadra con almeno 2 chierici di domini diversi, come ho fatto nella mia seconda partita, scegliendo una taumaturga per il dominio dell'oblio, che dà al livello 3 infliggi ferite, sonno, calmare emozioni e raggio d'affaticamento. Inoltre avremo la capacità del guardiano del cancello. Questo privilegio è essenzialmente un salvare i morenti potenziato, perché una volta a riposo breve per modificatore di saggezza potremo ripristinare entro 30 metri da noi un punto ferita a un alleato morente, e in più, come abilità passiva all'interno di questi 30 metri, gli alleati avranno vantaggio ai tiri salvezza contro la morte, fin tanto che il chierico è cosciente, e noi avremo sempre vantaggio sui tiri salvezza contro la morte. Inoltre avremo il nuovo incanalare divinità Araldo del Dolore, che infliggerà 2 di 8 più il nostro livello da chierico, danni necrotici entro 30 metri ad area attorno a noi. I bersagli avranno svantaggio ai tiri per colpire e alle prove caratteristica per 1 minuto. Se i bersagli supereranno il tiro salvezza su saggezza, prenderanno metà dei danni e nessun svantaggio al tiro. Infine, perfetto per l'ordine del protettore, competenti nelle armi marziali, il dominio della guerra, che ci darà accesso al dardo incantato, all'incantesimo scudo, a freccia acida e frantumare, oltre che il privilegio a riposo lungo di aumentare per 3 volte il nostro livello da chierico i nostri punti ferita temporanei, che vanno a coprire i punti ferita normali. Il privilegio prontezza armata ci permette di eseguire componenti somatiche e materiali degli incantesimi anche quando abbiamo un'arma e uno scudo in una o entrambe le mani. L'incanalare divinità colpo decisivo ci permetterà, quando un nostro attacco in mischia andrà a segno, di infliggere 2d6 più il livello da chierico danni da forza aggiuntivi. Inoltre, se il bersaglio fallirà un tiro salvezza su costituzione, diventerà incapacitato fino al prossimo turno. Il guerriero è il prossimo sulla lista. Risolve i problemi come sempre a suon di mazzate, ma rimane una classe veramente versatile in Dungeons and Dragons quinta edizione. Su Solasta 2 non è da meno. Al livello 1 si sblocca subito lo stile di combattimento. Sono dei veri e propri talenti che ci permettono di specializzarci per il tiro, per la difesa, per le armi possenti,
per la protezione degli alleati con scudo oppure per il combattimento a due armi, dandoci una serie di benefit, e ricordateveli assolutamente perché non li ripeterò e valgono lo stesso anche per il paladino e per tutta la lista dei talenti. Otterremo la padronanza nelle armi per ben 3 differenti. Anche qui vi rimando alla fine del video per la sezione apposita. Inoltre il guerriero beneficia del privilegio recuperare energie. Tireremo un dado da 10 sommando il livello del guerriero e potremo farlo 2 volte a riposo lungo con il recupero di un utilizzo a riposo breve. A livello 2 recuperare energie potrà essere utilizzato per attivare mente tattica, che per 1 minuto può consentire di aggiungere un di 10 ad ogni prova di caratteristica effettuata. Ma cosa ancora più importante, sbloccheremo l'azione impetuosa a livello 2. Ogni riposo breve o lungo potremo attivarla ed aggiungere una nuova azione nel nostro turno corrente. Le sottoclassi a livello 3 sono soltanto 2. Comandante è tutta incentrata sull'aumento delle nostre capacità di competenza in abilità e caratteristiche, oltre che nel grido di incoraggiamento che darà a tutta la nostra squadra per un turno vantaggio ai tiri per colpire. Possiamo usare questo privilegio una volta pari al nostro modificatore di costituzione per riposo breve o lungo. Si attiverà consumando l'azione bonus. Io ho preferito giocare il guardiano dell'etere, che è la sottoclasse arcana del guerriero. Io avevo un problema di mancanza di intelligenza nel mio party, ma non preoccupatevi, potete evitare di mettere punti in intelligenza perché grazie a mitologia del potere il guerriero guardiano dell'etere potrà lanciare incantesimi da mago utilizzando il modificatore di costituzione, ovviamente solo se superiore, ed ancora più importante può ignorare le componenti somatiche e il focus da incantatore per questi incantesimi, che saranno 2 trucchetti e 3 incantesimi di livello 1 dalla lista del mago. Per il paladino cambiano tante cose nella SRD 5.2.1. Al primo livello avremo a disposizione padronanza su 2 armi marziali. Inoltre avremo già la preparazione degli incantesimi e, rullo di tamburi, l'imposizione delle mani, il Leon Hands, ora si usa come azione bonus. Potremo salvare dopo aver attaccato un nostro alleato che è finito a terra, o curarci o rimuovere l'avvelenamento. E dal livello 2 possiamo scegliere lo stile di combattimento, di cui vi ho già parlato con il guerriero. Però il paladino è famoso per la punizione divina, per il Divine Smite, che adesso funziona un po' diversamente. È un'azione bonus da applicare, consumerà sempre uno slot incantesimo, ma sarà anche sempre preparata. Potremo già impararla a livello 1, ma dal livello 2 potremo anche lanciarla senza spendere uno slot incantesimo una volta per riposo lungo. A livello 3 avremo la percezione divina, perché potremo incanalare divinità e rivelare creature celestiali immonde o non morte entro 60 metri, ma tale incanalare divinità dipenderà anche dalle sottoclassi, per quanto concerne l'utilizzo specifico. Dunque, presentiamo i giuramenti. Il primo è quello del giudizio. A livello 3 ci consentirà di imparare e preparare dardo tracciante infliggi ferite. Il nostro incanalare divinità ci consentirà, una volta colpito un bersaglio, di costringerlo a effettuare un tiro salvezza su carisma e nel caso di fallimento il bersaglio subirà danni da forza aggiuntivi pari al livello del paladino, rimanendo trattenuto per 1 minuto. Superando tale tiro salvezza prenderà soltanto metà dei danni. In alternativa avremo purificare corruzione come incanalare divinità, che come azione bonus può terminare una condizione su una creatura amichevole entro 30 metri da noi. Il giuramento di liberazione è un pochino più situazionale e i privilegi del giuramento saranno il castigo accecante, che permetterà di accecare un nemico entro 60 metri da noi per 1 minuto, o in alternativa incanalare in fuga, rendendo tutte le creature amichevoli entro 30 metri invisibili fino alla fine del prossimo turno. Ovviamente se lanciamo un incantesimo o attacchiamo, l'effetto svanisce per quel personaggio. Gli incantesimi
incantesimi preparati saranno ritirata rapida e sonno. Appunto, è una sottoclasse di supporto. Turno del ladro, che era bello furtivo, ma senza di lui non sopravviverebbe nessuna squadra di avventurieri. Sia per fare tanti danni, sia per evitare le trappole, stupire i nemici, questa è la classe perfetta se avete bisogno di un factotum. Anche il ladro livello 1 inizia con 2 armi di cui è padroneggiante, ma avrà anche l'immancabile maestria in 2 abilità e parlerà il gergo ladresco. Non ho parlato molto dei linguaggi perché non sono ancora integrati in accesso anticipato, però suppongo che potrebbe tornare molto utile. Inoltre avrà l'attacco furtivo, che è il marchio di fabbrica. I danni da arma aggiuntivi vengono inferti con un'arma accurata o a distanza quando si ha vantaggio, oppure se una creatura amichevole si trova vicino al nemico. Al livello 2 avremo azione scaltra, potremo spendere un'azione bonus per effettuare scatto, disimpegno o nasconderci. Al livello 3 avremo mira ferma, come azione bonus otterremo un vantaggio al prossimo tiro per colpire durante il turno, sacrificando però tutto il movimento, e otterremo la scelta fra 2 sottoclassi. La prima è quella dello sciacallo. Avremo il privilegio lama seghettata. Una volta per turno, la prima volta che colpiamo una creatura, infliggeremo un d6 danno tagliente in più. Inoltre avremo la passiva negoziatore, che ci permetterà di vendere al 10% in più e comprare al 10% in meno qualsiasi merce nel gioco. L'alternativa è più interessante a mio avviso. L'incantatore delle ombre è la versione del ladro arcano, e infatti avremo a disposizione 2 trucchetti e 3 incantesimi livello 1 dalla lista del mago. Con il privilegio lancio delle ombre, quando infliggeremo danni con incantesimi che richiedono un tiro per colpire, quindi un dado da 20, possiamo utilizzare il nostro modificatore dell'attacco furtivo, che a livello 3 ovviamente raddoppia. Lo stregone, colui che per discendenza possiede un potere innato arcano. Ma attenzione, non abbiamo più a disposizione le discendenze delle nostre origini. Otteniamo invece la stregoneria innata. Come azione bonus possiamo scatenare la magia nel sangue. Per 1 minuto abbiamo vantaggio su tutti i tiri per colpire degli incantesimi da stregone, e la classe difficoltà per salvarsi dai nostri incantesimi aumenta di 1. Possiamo usare questa azione bonus da Super Saiyan 2 volte per riposo lungo. Nonostante conosceremo meno incantesimi di altre classi arcane o divine, sbloccheremo a livello 2 il nostro potenziale con la metamagia. Sono 10 opzioni che andranno a renderci ancora più versatili o specializzati nel lancio di incantesimi. Quando otteniamo un livello da stregone possiamo sostituire una delle 2 opzioni metamagiche con una che non conosciamo, e basta fin qua perché il livello massimo è il 4. Per utilizzare queste opzioni metamagiche dovremmo spendere il numero corretto necessario dall'opzione di punti stregoneria che essa richiede, e tali punti li otteniamo a livello 2 con la fonte di magia. Ne avremo soltanto 2 di punti stregoneria, li recupereremo dopo ogni riposo lungo e possiamo scambiare sia gli slot incantesimi sia i punti stregoneria fra di loro a seconda del livello. Le sottoclassi dello stregone sono il pittore di mana, che potrà imparare a livello 3 spruzzo colorato, anatema, freccia acida e calmare emozioni, e avrà ben 2 privilegi di classe particolari incentrati appunto sul consumo magico. Scudo di mana, quando lanciamo un incantesimo di livello 1 superiore, ci permette di ottenere punti ferita temporanei pari a 3 volte il livello dello slot utilizzato, mentre risucchio di mana è il nostro privilegio che su colpo in mischia a segno fa infliggere 2d8 più il nostro livello da stregone danni da forza al bersaglio, e ci fa recuperare punti stregoneria pari a metà del livello da stregone. Potremo usare questa azione una volta a riposo lungo e si consumerà solo se andrà a segno il colpo. La seconda sottoclasse non l'ho provata, l'ho letta e non mi ha convinto. Incantesimi della prole delle stelle. Avremo benedizione, dardo incantato, aiuto e raggio rovente. Il privilegio della prole delle stelle permette, quando lanciamo un incantesimo metamagico, superando il tiro per colpire oppure il bersaglio fallisce il tiro salvezza, di scatenare un d4 danni da forza più 1
di stelle cadenti, pari alla quantità di punti stregoneria utilizzati. Mi sembra una sottoclasse mitraglia di danno che però al momento in accesso anticipato non brilla con solo 4 livelli disponibili. Il mago, il nerd, il secchione del gruppo, la mia classe arcana preferita, che però non brilla tantissimo nei primi livelli, è un po' un CBCR, cresci bene che ripasso. È così in tutti i giochi di ruolo e su Solasta 2 non è da meno. Tactical Adventures comunque l'ha capito e ci ha fornito alcune chicche particolari oltre le regole dell'SRD. Al livello 1 avremo il nostro Grimorio che non è ancora espanso, quindi non potremo imparare ancora incantesimi, ma arriverà questa meccanica. Il recupero arcano però ci farà recuperare slot durante i riposi brevi e la capacità di lanciare rituali direttamente dal libro senza prepararli è intrinseca nella classe. Al livello 2 c'è la grande novità dell'SRD 5.2, non si sceglie più la sottoclasse qui, ma si ottiene il privilegio studioso. Il mago ottiene maestria, quindi raddoppia il bonus di competenza in una di queste abilità: arcano, storia, natura o religione. E finalmente al livello 3 scegliamo la sottoclasse, nello specifico una scuola. Al momento abbiamo a disposizione la scuola della rovina e dunque il privilegio magia di distruzione. Quando effettuiamo un tiro per i danni per un incantesimo che lanciamo, infliggiamo danni aggiuntivi per ogni dado lanciato. Se l'incantesimo crea proiettili multipli, l'effetto viene applicato ad ogni proiettile. È molto molto forte, però è anche l'unico privilegio nell'accesso anticipato. Ed io ho preferito puntare su un mago più di supporto con la sottoclasse mago di corte. Il suo privilegio è quello di ottenere competenza negli scudi, quindi avere +2 classe armatura sempre senza bisogno di indossare un'armatura. Potremo lanciare armatura magica su di noi e aumentare ancora di più la nostra CA. Inoltre otteniamo lo stile di combattimento con scudo, che ci permette di usare la reazione per impugnare il nostro scudo a favore di un alleato che viene attaccato, aumentando di 2 la classe armatura fino all'inizio del turno dell'alleato protetto. Inoltre avremo il privilegio incantesimo scudo, che non è quello che ci costa una reazione, è un privilegio specifico. Creiamo uno scudo magico intorno a noi e una creatura amichevole entro 30 metri. Tale scudo ha punti ferita pari a 3 volte il livello da mago e assorbe i danni al posto della creatura che protegge. Molto simpatico perché possiamo aggiungere a questi punti ferita anche punti ferita temporanei, sono due cose distinte. Possiamo usare questo potere un numero di volte pari al bonus competenza per riposo lungo. E a proposito di bonus, voglio parlarvi degli incantesimi presenti su Solasta 2. Partiamo da quelli del mago, così senza analizzarli troppo, perché nel caso vi inviterei a chiedermi una guida dedicata. Gli incantesimi, oltre i trucchetti, tra il livello 1 e il livello 2 non sono tantissimi e non tutti ci serviranno durante questa partita in accesso anticipato, ma abbiamo una grande varietà tra utilità e danno, come potete vedere. Con lui ci sono diversi tooltip che spiegano al dettaglio ogni tipo di danno, effetto, durata, componenti necessari al lancio di tali incantesimi. E mi raccomando, considerate sempre gli slot a disposizione del personaggio. A conclusione della panoramica su tutte le classi, dobbiamo parlare delle competenze, padronanze e dei talenti, andando con ordine. Le competenze vengono attribuite su degli strumenti o dei tiri abilità e possiamo arrivare anche al livello di maestria. Il valore di competenza è un modificatore fisso che dipende dal livello in una classe, che viene attribuito a determinati tiri. Avere maestria raddoppia il bonus competenza. La padronanza delle armi è abbastanza complessa e ve la sintetizzo. Ogni classe avrà delle competenze per delle armi e potrà sceglierne fra 2 o 3 a seconda della classe in cui specializzarsi, sbloccando così degli attributi propri alla tipologia di arma. Per esempio, il pugnale avrà una proprietà differente dallo spadone. Questo viene introdotto nella nuova edizione quinta con il nuovo SRD del
del 2024. Il Solasta ogni tanto si prende qualche libertà fatta in casa, Ombriu. Per quanto concerne i talenti, ne abbiamo veramente tantissimi, oltre ovviamente all'aumento ASI, l'aumento delle caratteristiche, che ci permetterà di mettere 2 punti in una caratteristica oppure 1 punto e 1 punto in 2 caratteristiche. Ma badate bene, sono molto forti i talenti Ombriu di Tactical Adventures per Solasta 2. Con l'umano versatile potremmo addirittura scegliere una manciata di talenti dall'elenco completo. Vi consiglio assolutamente una lettura dettagliata, anche nel caso in cui non vogliate fare il classico min-maxing, che in ogni modo in quinta edizione è molto limitato rispetto a Pathfinder. Nell'accesso anticipato con la limitazione di livello non andremo magari ad avere più valori dispari, ma studieremo a seconda dei talenti a disposizione che vi sto mostrando un po' alla buona, affinché si possa arrivare al livello 4 con il maggior numero di caratteristiche pari, anche grazie ai talenti. La maggior parte dei talenti infatti andrà a dare un punto caratteristica aggiuntivo assieme a una serie di benefici differenti dal manuale ufficiale e adattati al mondo di Solasta, come nel caso dei vari credi divini. Sono sicuro che arriveranno anche tantissimi altri talenti quando arriveranno pure altre classi. Lo voglio ricordare, questa guida potrebbe invecchiare molto male perché è basata sulla prima settimana dell'accesso anticipato. Solasta 2 avrà un percorso di sviluppo che mi auguro sarà molto lungo e introdurrà tantissimo da Dungeons and Dragons e ovviamente dal titolo precedente Crowns of the Magister. Io non posso che ringraziarvi per aver cliccato sul teschio del tiranno ed essere arrivati fino alla fine. Mi auguro che sia stato utile, che vi abbia dato questa guida la possibilità di valutare la spesa e al contempo, se avete preso Solasta 2, che vi fornisca un vademecum perlomeno per il primo periodo di gioco. Come comporrete la vostra prima squadra di avventurieri? Lasciatemi qui sotto un commento assieme a un like. Non posso che dire che per oggi questo è quanto. Consultate il canale per altri contenuti per Solasta 2. Tirannomatto out.